Allora ragazzi, finalmente siamo a provare il KTM 1290 Adventure S. E allora, questa moto è in dotazione Akrapovic, scarico Akrapovic. Questo credo sia senza DB killer perché fa veramente un bordello assurdo. Poi abbiamo la sella Power Parts riscaldata. Qui sono riuscito a posizionare il ragnetto per poter tenere la borsa, quindi veramente comodo. Allora, questa è praticamente la moto da viaggio più potente che ci sia, 160 cavalli per 215 kg di potenza, e lei che rompe il c***o in mezzo. Abbiamo questo vano che è uno spettacolo, io ci metto il telefono e lo puoi caricare da qua. Poi abbiamo praticamente un tablet al posto dello schermo della moto, Ready to Race, e da qui possiamo praticamente vedere e settare tutto. Qui abbiamo la possibilità di mettere il telefono per il navigatore o comunque un TomTom. Purtroppo abbiamo la gomma dietro un po' appiattita dai vari test ride, quindi potremo vedere un po' meno quello che fa in curva, ma sicuramente ci sarà da divertirsi rispetto ai modelli precedenti, perché questa viene dal 1190. È stata migliorata la stabilità ad alte velocità con le borse grazie a questi che adesso si muovono e quindi non danno tutta la resistenza che dava il vecchio 1190 con le borse attaccate. Inoltre sono state messe anche queste prese d'aria che aumentano l'aerodinamicità e la stabilità ad alte velocità. Abbiamo delle luci a LED fantastiche che addirittura, a parte che sono spettacolari e fantastiche da vedere, addirittura in curva cambiano posizione per illuminare bene la strada. Doppio disco Brembo per una frenata da paura tanto quanto l'accelerazione, e le altre cose insomma ve le dirò mano a mano durante la nostra prova. Vorrei dirvi le mie prime impressioni, visto che ci ho fatto qualche decina di chilometri prima di avviare il video. Il motore è qualcosa di fenomenale ragazzi, fenomenale. Il motore è sempre veramente pronto. Quando usciamo da una curva, da un tornante, è sempre pronto. Una cosa molto positiva è che oggi io sono col casco da enduro, quindi assorbo veramente tanto vento solitamente, e invece grazie a questo cupolino che è regolabile, ragazzi, ve lo giuro che non sento vento. Questa è una cosa veramente troppo bella, figuriamoci con un casco stradale. I freni sono tanto potenti quanto il motore, si parla di un motore di 160 cavalli, quindi una cosa eccezionale. 215 kg di peso, che per la sua categoria è veramente ottimo, perché basta pensare al GS 1200 che ha 115 cavalli invece che 160 e pesa addirittura 240 kg se non sbaglio, rispetto a questa che ne pesa 215. Quindi rapporto peso-potenza molto a favore della KTM. Ragazzi, ha una coppia fantastica, con lo scarico Acra si fa sentire veramente tanto. Il rilascio, non so se lo sentite tramite l'audio della GoPro, scoppietta da far paura. In curva è veramente stabile, dove lo mettete va. La ruota anteriore ragazzi non si muove, è una cosa fenomenale. Anche a velocità alte la mettete lì e rimane lì. Ho provato il Super Duke, ma l'ho provato così velocemente, quindi ancora non so darvi delle differenze tra le due moto, a parte ovviamente il vento. Stiamo acchiappando 3 motociclisti. Cioè ragazzi, come vi avevo detto, la ruota dietro è piatta, distrutta da tutti i test ride, ma va che è una bomba lo stesso. Figuriamoci con una gomma messa bene. Adesso la moto la stiamo guidando in modalità sport, la modalità appunto in cui ha 160 cavalli, anche in modalità street a 160 cavalli, poi abbiamo la modalità rain e fuoristrada
cioè off-road con 100 cavalli, e ovviamente il gas è erogato in maniera differente, mentre in sport è appunto gas più pronto possibile. Come sospensioni al momento, se non sbaglio, l'ho messa in street, perché le sospensioni possiamo regolarle in sport, in cui sono penso le più rigide, poi street, comfort e off-road, e devo dire che in street si sono comportate veramente molto bene. Non l'ho messa in sport perché la strada che stiamo facendo presenta molte buche, quindi ho preferito lasciarla un pochino più morbida. Ah no, guardate adesso, siamo in comfort come sospensioni, quindi abbastanza morbida. Adesso proverei a metterla in sport anche sulle sospensioni e vediamo un po' che cosa succede. Ok, abbiamo settato le sospensioni su sport. Come potete vedere qua possiamo vedere temperatura dell'olio, pressione pneumatici anteriore e posteriore, quindi addirittura la pressione dei pneumatici, questo è fantastico. Autonomia, poi abbiamo vabbè la benzina, temperatura dell'acqua, ovviamente il tachimetro, che non so se avete notato dal video, ma il tachimetro ingrandisce i numeri in base alla velocità a cui stiamo andando, quindi a velocità più alte il tachimetro avrà dei numeri più grossi in modo da poterceli far vedere meglio. Oggi testiamo la moto un po' tra le curve, quindi nella sua diciamo parte un po' più sportiva, mentre domani faremo anche un bel viaggetto, quindi seguite anche il prossimo video in cui vi dirò anche come si comporta in autostrada. Impostato su sport si sentono un pochetto di più un po' di tosse. Dicevo, con lo smorzamento impostato su sport si sentono un pochetto di più le buche, però devo dire che in curva si riesce a portarla più velocemente in percorrenza. Ovviamente in modalità sport appunto serve per questo. È veramente qualcosa di fantastico questa moto. Inoltre io sono abbastanza basso, non sono alto, sono circa 1,73, quindi credevo di avere un po' di difficoltà con l'altezza di questa moto. In realtà mi ci trovo veramente bene, riesco a toccare abbastanza bene, e oltretutto la moto non è così pesante da portare come può sembrare guardandola. Oltretutto con la sella Power Parts è leggermente più alta della sella originale. La sella originale può anche essere settata su un'altezza più bassa e un'altezza più alta, quindi questo agevola chi è un po' più basso anche di me, perché alla mia altezza si riesce a stare anche sul setting più alto. Inoltre ha anche un bel angolo di sterzo, per esempio io ho il 690 che ha un piccolo angolo di sterzo, quindi sembrerà quasi strano, ma nelle manovre a volte si fa meglio con questa che col 690. I consumi che ho letto su internet e da altre recensioni vanno intorno al 17,5 km con un litro. Da domani, provandola un bel po' anche in autostrada in diversi posti, vi saprò dire la mia, però intorno, comunque dovrebbe essere intorno a 17,5 con un litro, che non è per niente male per la potenza che ha questa moto. Non abbiamo parlato di una cosa molto importante di questa moto, ovvero la comodità. Devo dire che dopo che sono in moto da quasi un'ora il culo non mi fa male, la sella è molto morbida, questa è la Power Parts, quindi non so dirvi quella originale, ma questa è stramorbida. La seduta delle gambe è veramente comoda, molto simile a quella dei motard, quella del motard che ho io, rispetto al Super Duke che invece è impostato molto più in avanti e gambe indietro. Manubrio molto alto, anche quello quasi ai livelli del motard, che permette alla schiena di stare molto dritta e avere una bella postura di guida. Inoltre il cupolino è veramente fantastico, io non sento veramente vento ragazzi, ve lo giuro, non sento vento. Adesso proviamo la moto anche un po' nelle strade di città, diciamo, perché sto andando a trovare un amico che sicuramente avrete visto in altri video, Geppo, che ha il KTM 690, e andiamo a fare un piccolo giretto. Anche con la frizione mi trovo veramente bene, è stramorbida, cioè guardate, si tira con un dito veramente, è veramente morbida. Sinceramente dopo quasi un'ora che la sto guidando non sono riuscito ancora a trovare un difetto, veramente ragazzi, non sono riuscito a trovare ancora un difetto. Anche l'on-off non è male, per chi non sapesse cos'è l'on-off è questo, cioè
tra aprire e chiudere alcune moto ti danno molto stacco di potenza e quindi dà veramente noia nel traffico. Io addirittura sono settato in sport, quindi dovrebbe essere, diciamo, l'on-off più cattivo, perché non è una guida da città, insomma, si può mettere street, non si sente l'on-off neanche in modalità sport, quindi veramente tanta roba. Arriva veramente giri bassi senza dover stare a usare la frizione, quindi anche nel traffico non c'è da tenere sempre la frizione premuta. Ragazzi, oggi fa veramente caldo. Ecco, forse l'unico difetto, mi viene in mente ora dicendo che è caldo, è che il motore quando inizia a scaldare ovviamente fa tanta aria calda, perché è un motore gigantesco proprio accanto alle gambe, quindi d'estate magari è un po' fastidioso. Ecco, questo è l'unico difetto che per ora ho trovato, ma penso che nelle moto di grossa cilindrata e soprattutto moto da viaggio che hanno un motore enorme fra le gambe, penso che tutte più o meno scaldino in questa maniera. Raga, guardate che angolo di sterzo pauroso, veramente tanta roba, cioè praticamente molto più del mio 690, veramente. Ok, ho appena disattivato traction control. Wow ragazzi, quanto si alza, però è quasi ingestibile l'impennata perché è una coppia veramente allucinante. Ragazzi, guardate che spettacolo, quando c'è poca luce diventa nero per favorire la visibilità anche di notte ovviamente, in modo che la luce dietro bianca dello schermo non dà noia alla vista e allo stesso tempo hai una buona visibilità sul resto, ovvero chilometri orari e queste cose qua. Il problema di quando si alza è che non si vede più niente, perché davanti è grossissima. Una cosa che vi consiglio, anche se le impostazioni si possono tutte mettere mentre si guida, a meno che non siete in un tratto veramente tranquillo, diciamo, evitate di farlo durante la guida, perché alla fine è comunque una distrazione, è quasi come avere un tablet in mano, nel senso non ci tiene le mani occupate ma la vista sì. Quindi secondo me queste impostazioni è bene farle prima di partire o cambiarle fermandosi. Devo dire molto veloce anche nei cambi di direzione, lo sto provando adesso perché prima erano tutte curve molto più lunghe e veloci, qui è un tratto un po' più stretto. Questo è quello che vi dicevo prima, la coppia in uscita, qualsiasi marcia siete, guardate, sto facendo tutto in terza adesso per provare, e sia che siamo a velocità più alta o più bassa, il motore è sempre pronto. Guardate, volendo faccio anche questa curva molto lenta in terza, guardate, non ho bisogno di mettere la seconda, esco molto veloce, molto veloce. Beh ragazzi, direi che il test ride può terminare qua. Ho deciso per ogni moto che proverò di dare un punteggio a fine video, che vedrete tra poco proprio alla fine del video, con una serie di parametri a cui darò un punteggio e un punteggio finale per la moto. Ovviamente i punteggi che darò saranno basati sulla categoria di moto. Se ha un 1000 do 8 di motore e ha un 125 do 9, non è che il 125 va più del 1000. Cioè nella categoria dei 125 come motore si merita un 9 per esempio. Quindi ogni valutazione consideratela per la categoria di cui si parla. Ragazzi, spero che questa moto vi sia piaciuta e che questo video vi sia piaciuto. Spero di essermi ricordato più o meno di dirvi tutto ciò che avevo in mente, perché sono veramente un sacco di cose. Ragazzi, vi saluto e vi lascio con i punti che ho deciso di dare a questa moto. Bella ragazzi!